Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2022. Abbiamo il Papa, amici del Toro. E il Papa parla di riconoscimenti, parla di società, parla di contratti, parla di quello che è un'ufficializzazione di qualche cosa. E in molti casi parla anche di matrimonio. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete completare il vostro messaggio potete ascoltare ascendente e segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo mail nel caso vogliate contattarmi. Basta aprire la tendina qui sotto. Cominciamo con la carta della temperanza. Il matto è un 6 di bastoni. Allora, la carta della temperanza parla comunque di quello che è una situazione, se vogliamo, di equilibrio, di coerenza, di pazienza anche per molte persone, ok? Quindi si tratta di un'energia molto calma, mi verrebbe da dire. Abbiamo poi anche la carta del matto e la carta del matto è un arcano numero 0, quindi parla di chiusure di cicli e di aperture di nuovi cicli. Parla di nascite, di idee, di progetti, di nuove avventure proprio. È una carta che parla di purezza d'animo, di genuinità, ma alle volte anche un po' di impulsività, ok? Abbiamo questo 6 di bastoni. Io sento che qualcuno ha mi dicono rivalsa. Qualcuno qui ha dei sentimenti di rivalsa nei confronti di qualcun altro. Difatti abbiamo questo 7 di bastoni in centro alla lettura che mi fa capire che ci sia qualcuno che sta cercando di difendere la propria posizione. Probabilmente si tratta di qualcuno che ha determinate idee in testa, ha questo entusiasmo di cui parla il matto e questo qualcuno potreste tranquillamente essere voi che state cercando di difendervi. Vedendo anche questo 6 di bastoni potrebbe essere che qualcuno ha un progetto in testa e state cercando di difendere questo progetto. Il re di spade al contrario potrebbe far riferimento al vostro partner o alla vostra partner o nel caso non abbiate nessuno potrebbe essere una persona che potrebbe entrare nella vostra vita. Abbiamo la carta dell'eremita e qui parla di un momento, di un periodo che avete necessità di prendervi per fare quelle che sono le riflessioni del caso. La carta dell'eremita è una carta che arriva quando c'è bisogno di cercare la propria verità. E comunque scusate, si termina con un 9 di bastoni che è di nuovo una carta di difesa come lo era il 7 di bastoni, ok? Quindi qui c'è qualcuno che sta difendendo i propri spazi, le proprie idee, le proprie iniziative o magari anche la propria relazione. Ok, andiamo a vedere la carta della temperanza, per piacere, grazie. Vi invito comunque a rimanere fino alla fine della lettura perché poi estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in coppia e qualche carta per le persone che hanno una relazione a distanza piuttosto che clandestina, piuttosto che in separazione. Allora, la carta della temperanza è spiegata di nuovo da un 7 di bastoni e dalla carta del matto. Sono 2 energie che sono già uscite e qui veramente sento che la parte difficile, se vogliamo, di questa temperanza è stare fermi. Ok? Perché qui abbiamo comunque 2 carte di forte movimento, soprattutto il matto ha un'energia molto veloce di cambiamenti improvvisi e qui, ripeto, c'è qualcuno che sta cercando di difendere la propria posizione. È come se
si stesse cercando di rimanere equilibrati nonostante tutto quello che sono gli impulsi, sia a livello di difesa, sia a livello di impulsi interni. Andiamo a vedere il matto per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di coppe al contrario e la carta del diavolo al contrario. Eh sì. Allora, 6 di coppe molte volte fa riferimento a quelle che sono le anime gemelle. Mh. Non sempre, non è detto che sia così per tutti. Fa anche riferimento a quelli che sono i rapporti e le relazioni genuine. Siccome sono 2 carte, sia 6 di coppe che la carta del matto, che parlano di emozioni pure, avendo questo diavolo, sento che così tanto pura non è, nel senso che per molte persone questo tipo di reazione/azione è condizionata da questo diavolo. Voglio andare a vedere il 6 di bastoni. Allora, vediamo se riesco a farvele stare tutte. Sei di bastoni spiegato da un 7 di coppe, 9 di coppe, il re di spade che avevate già qui e l'imperatrice. Io credo che qualcuno qui si stia aggrappando un po' a un'idea, nel senso che il 6 di bastoni è la carta del successo e qui credo che avendo tutte queste carte, 7 di coppe è la carta delle illusioni, ragazzi, e qui è la carta del sogno, che anche il 6 di coppe per molti versi può rappresentare il sogno. Io credo che qui molte persone si stiano attaccando all'illusione di un sogno con questa persona. Perché comunque io credo che molte persone pensino che il raggiungere questa persona, anche se siete già in coppia, magari non c'è tanta affinità mentale, magari non siete sulla stessa lunghezza d'onda, oppure magari in questo momento non siete in una coppia stabile e vi state conoscendo, però io credo che ci siano parecchie proiezioni all'interno di questa coppia, ma sono realmente solo proiezioni, non sono dati di fatto. Perché comunque con questo carta del diavolo c'è molto condizionamento, ragazzi, e per molti versi non è neanche un condizionamento che vi fa qualcuno dall'esterno, è un vostro condizionamento dovuto all'infanzia, a quello che per voi potrebbe essere l'unione, il matrimonio, la convivenza o la relazione in sé. È come se qualcuno dovesse modificare l'idea che ha della relazione o di quello che per voi voglia dire essere appagati all'interno di una relazione. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni perché ho l'idea che qualcuno stia difendendo appunto l'idea e basta. Allora, il 7 di bastoni è, spiegato da una sacerdotessa e dal 5 di spade. La sacerdotessa parla di intuito, qui c'è qualcuno che non sta ascoltando l'intuito e in effetti ci sono tanti pensieri, tanti conflitti mentali comunque, c'è qualcuno qui che sta lottando un po' contro se stesso. La carta della sacerdotessa molte volte parla di cose nascoste, è collegata comunque con la luna, con tutto quello che è la parte dei sogni, se vogliamo, l'attività onirica e quello che il subconscio comunica attraverso i sogni. Quindi può essere che in questo periodo, molte persone abbiano una forte, attività di questo genere e di conseguenza vi consiglio di fare attenzione ai sogni che fate. Andiamo a vedere questo re di spade al contrario. 10 e 10. 10 di bastoni e 10 di spade. Sono 2 carte di fine ciclo. Una parla di sofferenza e l'altra parla di lasciare indietro dei pesi, delle aspettative. La sento un po' collegata con questa carta del diavolo, okay, perché quando c'è il 10 di bastoni parla sempre un po' di quelle che sono le aspettative e le pressioni che riceviamo dall'esterno. Quindi qui i casi sono 2: o si lascia indietro questo re di spade e si continua da soli, perché comunque la carta dell'eremita è una carta che parla di anche solitudine proprio fisica, oppure semplicemente si lascia indietro quello che era questo sogno.
magari non è proprio la persona che si smette di frequentare, ma si toglie, se vogliamo, quello che era l'attaccamento a questo sogno. Voglio andare a vedere l'eremita, per piacere, grazie. 4 di spade, che ha un po' la stessa energia dell'eremita, un asso di denari e la carta della morte. Wow! Bellissimo! Io sento che a fine periodo, quindi diciamo verso la metà di luglio, arriva questo 4 di spade, arriva la guarigione. La temperanza anche parla di guarigione, ma io credo che prima ci siano delle cose da lasciare indietro per completare, se vogliamo, questa sorta di guarigione, ok? Perché poi comunque qui abbiamo un asso di denari, che è un nuovo inizio, con abbondanza, è un nuovo inizio di tipo concreto, e la morte anche mi parla di rinascita. Quindi sento che questo sarà per molte persone il passo giusto, il fatto di lasciarsi indietro, che sia la persona o che siano le idee inerenti alla persona. Questo vi darà la possibilità di iniziare un nuovo tipo di percorso, con o senza questo re di spade. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo la carta degli amanti, abbiamo la regina di denari e il cavaliere di coppe al contrario. Quindi qui si tratta di difendere il proprio potere personale, l'amor proprio, ok? Qui si tratta di, come vi posso dire? Sì, di fare quello che è il lavoro su voi stessi, di capire che cosa è importante per voi, di capire che tipo di offerte vi interessano. Qui qualcuno difende l'amore, che sia l'amore verso se stessi, che sia l'amore di coppia, perché magari avete deciso di lasciarvi solo indietro le proiezioni e non la persona in sé. Sento che qui c'è qualcuno che difende questo amore, anche se poi alla fine della fiera l'offerta, la proposta che voi magari stavate aspettando in questa zona della lettura, comunque non sento che arrivi. Ok, andiamo a vedere per i single. Vediamo se vi posso dare qualche informazione in più. Per i single del toro abbiamo un 4 di denari, la carta della torre al contrario e la carta del fante di bastoni. Allora, qui, ragazzi, l'atteggiamento diavolo io credo che sia vostro. Nel senso che vi state facendo condizionare da qualche cosa, da qualche tipo di credenza, da qualche tipo di attaccamento, vi state attaccando a qualche idea, io credo qui. Perché poi avendo sia la torre che il fante di bastoni, credo che si tratti proprio del ridimensionare un pochettino il vostro ego, il vostro io. Sì, è un po' come dicevo prima, no? Il fatto di ehm, cambiare prospettiva rispetto a quello che voi vi aspettate da una relazione in generale, da questa potenziale relazione che potrebbe entrare. In realtà sento che avete già qualcuno in testa, eh. In realtà per molte persone c'è già una persona in testa, c'è già qualcuno che desiderate. Però vi dico che questo fante di bastoni potrebbe rappresentare una nuova persona che entra nella vostra vita, ma prima dovete passare per questo momento torre, quindi dovete un attimino lasciare indietro quelle che sono le proiezioni che questo condizionamento del diavolo vi porta, ok? Andiamo avanti con le persone che sono in una relazione. Mi raccomando, scrivetemi poi nei commenti se vi risuona, ok? Allora, per le persone che sono in una relazione, abbiamo un 5 di bastoni, abbiamo un asso di bastoni, un 6 di coppe, la carta del mondo al contrario e l'8 di bastoni al contrario. Allora, il 6 di coppe era già uscito qui. Qui di nuovo ci sono dei conflitti. Allora, per qualcuno si tratta di una
probabilmente di una relazione che è ancora platonica, che è ancora agli inizi, non è poi così consolidata per qualcuno. Ma scusate, sento che comunque qualche cosa è in via, scusate, che qualche cosa è in via di cambiamento, perché comunque c'è il mondo nell'aria. Il problema è che qui bisogna migliorare la comunicazione, ragazzi, perché l'8 di bastoni è girato al contrario. Qui è un po' come se bisognasse comunicare all'altro quelli che sono i propri desideri, le proprie aspettative. Mm? Però ecco, abbiamo questo 6 di coppe che parla comunque di un sentimento puro, di una relazione comunque genuina, ok? 6 di coppe parla sempre di bontà d'animo. E per qualcuno, perché no? Potrebbe anche essere che si tratti di una relazione per destino, perché in effetti ho gli amanti, ho la carta del diavolo, potrebbe essere una relazione karmica per qualcuno, ragazzi? Il 6 di coppe 2 volte. Ci sono dei conflitti, è vero, perché comunque abbiamo questo 5 di bastoni, ma sento che sono anche conflitti di poco conto in realtà, quindi è una cosa, diciamo così, passeggera, passeggera. C'è una sorta di, diciamo così, momento di stasi in questo tipo di relazione, perché comunque il mondo è girato al contrario, l'asso di bastoni è girato al contrario, però ecco un consiglio che vi danno le carte è proprio quello di migliorare la comunicazione, ok? Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione diversa. Abbiamo un asso di denari bellissimo, un 7 di spade e un re di bastoni. Datemi una carta in più per questo 7 di spade, per piacere. Fante di coppe e il carro. Allora, qui si tratta di cominciare una nuova strada, una nuova via, come vi dicevo qui, o magari qualcuno ha iniziato da poco questa relazione, questa nuova frequentazione, ma c'è un 7 di spade, ragazzi, spiegato da un fante di coppe e dal carro. 7 di spade penso che sia una delle carte che vi ricordiate di più con il 3 di spade. È la carta del ladro, del bugiardo, della persona avida, no? Quindi io credo che qui ci sia qualcuno che vi racconti un po' quello che vuole, perché questo fante di coppe può parlare di una persona che viene a porgere delle scuse, per riuscire ad avere un movimento, ad avere un passo, magari uno spostamento di situazione, un cambio di idea, un cambio di posizione da parte vostra, ok? E avendo comunque questo re, datemi un'altra carta per il re di bastoni. Tre di pentacoli. Potrebbero esserci dei progetti in testa o in atto. In effetti c'è questo asso di pentacoli, ecco. Però ricordatevi che qui avete comunque un 9 di bastoni, fate attenzione, perché comunque qui il cavaliere di coppe era al contrario, quindi può anche essere che il tipo di offerta che vi arriva qui o di proposta non sia esattamente quello che voi vi state aspettando, ok? Però comunque c'è un progetto in testa, c'è quello che è un progetto, diciamo così, nell'aria. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi andiamo a vedere gli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con like, con iscrizioni, commenti, condivisioni. Quindi grazie davvero a tutte le persone che mi stanno aiutando a far crescere il canale. Wow! Paradiso, felicità, espansione, gioia, gioco e divertimento l'un l'altro. Ma infatti anche qui comunque il fante di bastoni parla proprio di quello che è l'entusiasmo, ok?
Ok, andiamo a vedere una carta da parte degli angeli. Direi che sono già uscite. Passione, permetti a cuore e anima di cantare con gioia. Lascia andare il bisogno di controllo, permetti a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Bellissima questa carta. Poi abbiamo lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia, e qui i single potrebbero viverlo con questo 4 di pentacoli. Quindi è ora di lasciare andare indietro certi tipi di condizionamenti. E poi abbiamo bambini. La tua vita amorosa viene influenzata dai bambini, quindi abbiamo 6 di coppe qui, abbiamo 6 di coppe lì, abbiamo l'imperatrice. Può essere che per qualcuno si tratti di magari problemi a livello di gestione dei bambini, per qualcun altro si tratta, come vi dicevo qui, del volere dei bambini, e per qualcun altro ancora può fare riferimento a quello che si è assorbiti, quello che si ha assorbito quando si era piccoli, quindi il tipo di condizionamento mentale, di idee che c'erano magari in famiglia, nell'ambiente intorno a voi, sono stati assorbiti dal vostro inconscio, dal vostro subconscio, e questo vi sta condizionando nella vita di oggi, insomma. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!